Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista si innamora? Come e quando? E il narcisista ama o si innamora? Sembra un falso dilemma come quello che ho sentito dire recentemente, ovvero il narcisista ama o finge sempre di amare. Chi non ama necessariamente deve sempre fingere? Perché dovrebbe trattarsi sempre e comunque di finzione quando qualcuno, narcisista o meno gli sia? Infatti non solo un narcisista non ama, si deve sempre trattare di finzione quando un narcisista non ama. E se per esempio un narcisista crede di amare, anche se il suo ipotetico sentimento non si dimostrerà poi essere tale nei fatti, ovvero nel suo comportamento. Non è infatti escluso che ci sia, e di fatto c'è, chi crede di amare anche se a conti fatti non ama. E ci sono casi in cui un narcisista vorrebbe persino credere di poter amare, anche se poi a volte ci aggiunge un "a modo mio", come ne ho parlato in diversi video storici. Prima di parlare di innamoramento dovremo chiarire però cosa si intende per innamoramento. Spesso si intende l'innamoramento come una fase iniziale dell'amore. Ed è comprensibile che sia così, anche se sarebbe da chiedersi se non ci siano casi di chi si considera innamorato, ad esempio, del marito o della moglie dopo molti anni di matrimonio, e pare che ci siano anche di questi casi. Lo dico un po' scherzosamente, ma in realtà l'amore romantico per sua natura dovrebbe prevedere un trasporto emotivo fatto appunto di emozioni, comprese quelle di natura sessuale, l'attrazione per l'altro, ma anche di un senso di profondo amore che riguarda la cura dell'altro, oltre che di un sentimento duraturo nel tempo. In ogni caso, l'innamoramento è in relazione appunto all'amore, prevede l'amore, altrimenti dovremo parlare, ed è più opportuno e adeguato parlare, di infatuazione o invaghimento. Può innamorarsi un narcisista? No, non può innamorarsi un narcisista perché non è in grado di provare sentimenti profondi di amore, ma semmai una parvenza di sentimenti di amore, che possono riguardare anche l'attaccamento, il vincolo affettivo, talvolta una sorta di cura, pensiamo alla cura parentale dei figli o dei genitori, che spesso però, nel caso di personalità come quelle narcisistiche, riguardano più un senso generalizzato del dovere. Il narcisista necessita di emozioni. Quando si parla di approvvigionamento emotivo del narcisista ci si riferisce per lo più, e io senz'altro mi riferisco, alla sfera emozionale appunto e in senso stretto. Nel caso del narcisista patologico, la necessità di cavalcare l'emozione della conquista in amore, della conferma d'amore da parte di un partner conquistato. Qual è la prova che quelle emozioni e interessamento iniziale è innamoramento e amore e non un'infatuazione o un invaghimento? Si tratta di amore-innamoramento quando quello stato d'animo emozionale e sentimentale è accompagnato dalla conoscenza della persona amata, dall'avere acquisito familiarità di quella persona, familiarità che si costruisce nel tempo, non certo nello spazio di qualche settimana, lasso di tempo in cui il narcisista vorrebbe farti credere che lui sia già innamorato pazzo di te. Di solito perlomeno è così, in altri casi magari ha la decenza di aspettare un po' più di tempo prima di lanciarsi a piena velocità con te. Proverà amore quando dai sentimenti d'amore ne conseguiranno il rispetto prima di ogni altra cosa, la cura dell'altro, il senso di fedeltà e di lealtà, il desiderio di apertura nei confronti dell'altro e il desiderio di costruire assieme al compagno o alla compagna. L'infatuazione da parte di un narcisista può essere anche molto forte in certi casi, ma è importante non scambiarlo per un sano innamoramento. Ti è capitato di pensare che fosse amore all'inizio, ma poi hai appurato essere ben altro? Oppure qualche segnale dissonante lo avevi colto fin da principio con il tuo partner o la tua partner, ma hai sperato che si trattasse comunque di vero e autentico amore. Sono felice di leggerti, naturalmente di averti tra noi e di sapere come stai, di leggere le tue esperienze personali che possiamo confrontare insieme.
Metti mi piace, condividi il video in modo da fare conoscere questi contenuti. Ci sentiamo presto, ti abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao.